Sicilia Buona, oggi appuntamento particolare con due persone importanti per noi perché apriamo questo spiraglio sulla speranza di molte persone. Quest'oggi incontriamo una ricercatrice e una mamma. La mamma che noi incontriamo è Irene, che ci racconterà un poco delle sue difficoltà. Prego, Irene. Salve a tutti, buon pomeriggio. Allora, io sono una mamma e mi chiamo Irene e sono caregiver. Ho un bambino con una disabilità grave, una malattia genetica rara, la Scusami, trisomia Irene, 16. perdona se caregiver che cosa vuol dire esattamente? Caregiver, questa parola è una parola inglese che viene usata in Italia, non c'è un termine, diciamo, proprio con cui possiamo tradurre. È colui, quella persona che si prende cura di un familiare con una disabilità a titolo gratuito, quindi è proprio una cura dettata dall'amore. In questo caso è mio figlio e quindi l'amore per lui incondizionato, insomma. Però si fatica tanto perché magari si dà per scontato che essendo io che sono la mamma mi prendo cura di mio figlio, però andiamo contro tante difficoltà che il sistema comunque ci mette davanti, ecco. Per cui avendo questo carico non ho potuto andare a lavorare e ho dovuto abbracciare la situazione a 360 gradi, quindi mi occupo di lui H24. Avendo questa disabilità grave, comunque richiede vari accessi a dei hospital e tra l'altro è anche epilettico, quindi per esempio lunedì mi hanno chiamato da scuola e bisogna correre. E quindi sono sempre io quella poi reperibile, in quanto il papà comunque lavora e alla fine uno dei due doveva essere sempre presente per mio figlio Ismaele. L'altro nostro ospite è la dottoressa Rosa Scarpitta, biologa, ricercatrice presso l'Università di Pisa. Prego, dottoressa, ci dia un'idea di quello che appunto è come ricerca oggi. Grazie, ciao a tutti. Sono Rosa, lavoro presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e ci occupiamo della ricerca in fase preclinica delle malattie rare. In particolare lavoro io sulla ricerca sulla malattia atassia telangiectasia, che è una delle tante delle malattie rare che ad oggi sono conosciute. Consideriamo il fatto che più o meno si conoscono circa 8.000 malattie rare diverse e da qui si capisce quanto effettivamente sia difficile poter fare ricerca su tutte. E non abbiamo grandissimi strumenti perché spesso viaggiamo un pochino, essendo in un mondo che non conosciamo, quindi si naviga parecchio a vista. È difficile, sicuramente, sarà lunga, anche questo sicuramente, però comunque ce la mettiamo veramente tutta per poter capire un pezzettino alla volta e cercare un pochino di gestire la vita e migliorare la vita di questi pazienti affetti, che non dobbiamo farci ingannare dal fatto che vengono chiamate malattie rare, perché è vero, ciascuna di essa è una malattia rara, ma se noi li mettiamo tutti insieme, comunque raggiungiamo dei numeri che diventano importanti, perché banalmente se andiamo a vedere una delle stime qualsiasi in un database qualunque delle varie associazioni che ci sono a livello nazionale ma anche mondiale, più o meno si stima che quasi il 6% della popolazione mondiale ha una malattia rara, che contestualizzato in Italia siamo su 2 milioni di persone solo in Italia, più o meno una persona ogni 20, quindi siamo sulla stessa stima del diabete, solo che il diabete è tutta la stessa malattia. In quest'altro caso qui siamo su 8.000 malattie diverse, quindi ciascuno ha una malattia differente, per cui diventano rare per questo motivo, perché sono tutte diverse, però non sono così poche se li guardiamo tutti insieme. Quindi è un impatto molto grande che abbiamo nella società. Ed è vero, spesso ci appoggiamo tantissimo ai caregiver, quindi grazie Irene, perché cioè, siete veramente importantissimi nel gestire tutti questi pazienti. Sì, il collegamento con la famiglia è sicuramente molto importante, ma voi siete i nuovi cavalieri, voi siete i nuovi cavalieri che combattete contro questi mostri che appunto sono queste malattie.
A che punto è la ricerca per alcuni punti? La ricerca è divisa perché poi dobbiamo dividerci su più fronti, perché poi alla fine se si tratta di malattie rare che non conosciamo è difficile trovare un trattamento. Quindi da un lato dobbiamo schierarci nel conoscere le malattie rare, perché se non conosci una malattia non la puoi curare. Dall'altro lato c'è anche tutta la parte di ricerca che deve occuparsi di come trattare questi pazienti, che trattare i pazienti non significa semplicemente trovare la cura, ma significa proprio migliorare la qualità della vita, che è una cosa che la puoi fare considerando mille aspetti che sicuramente bisogna attenuare i sintomi, però comunque bisogna anche garantire un certo standard di vita al paziente, Cioè, che non è per forza, non si traduce per forza con il risolviamo la causa della malattia, perché considerando con i numeri che dicevo prima, ce ne sono tantissime di malattie, ma solo il 5%, per il 5% si conosce, esiste un trattamento. per noi Irene è una mamma come tutti gli altri. Cosa chiedono queste mamme, questi genitori, per poi per noi poterli aiutare? Irene, cosa Ma possiamo fare noi? sicuramente ci vorrebbe più ricerca perché mi rendo conto, ecco, che sono tantissime le malattie rare e poi nello specifico alla fine, essendo così tanti, non c'è mai un'indicazione ben precisa, ma si conosce poco, parlo nel caso di mio figlio della sua malattia, quindi non ci sono mai indicazioni, non si sa mai nulla. Nel suo caso, essendo una malattia incompatibile proprio con la vita, nemmeno c'era una speranza proprio, e quindi cosa prospetta il futuro? Non si sa nulla in questo caso e ben poco ti riescono a dire i medici. Si procede più per tentativi alla fine. Quindi quello che a me farebbe piacere come mamma è sicuramente approfondire più malattie, quindi sicuramente lo Stato dovrebbe investire di più sulla ricerca per trovare, non dico una cura perché sicuramente è difficile, però la ricerca ha fatto grandi passi in avanti e quindi magari più terapie mirate e studiare l'epilessia in questo caso. Si potrebbero fare, secondo me, tante ricerche, molto di più di quello che è al momento. Irene, vuoi raccontare un pochettino tu la tua esperienza? Quali sono le tue difficoltà che noi dall'esterno magari non riusciamo a capire? Allora, innanzitutto, essendo mio figlio un bambino che non deambula, c'è un grave ritardo, quindi le difficoltà sono tutti i giorni, ovviamente lui ha bisogno di continua assistenza, quindi dal cambiarlo, dal trasporto in macchina, da comunque imboccarlo per mangiare, tutta una serie di cose, quindi continua assistenza. Le difficoltà stanno anche non solo sue, ma anche in me come mamma perché anch'io ho una malattia autoimmune che è l'artrite reumatoide, per cui mi porta delle difficoltà fisiche o avendo un dolore cronico. Ad esempio, oggi ho faticato pure a mettergli il bustino. Lui porta un bustino e dei tutori, questi ausili che l'aiutano avendo una forte scoliosi. Però se io ho dei dolori forti al braccio, fatico parecchio. Diverse volte è capitato che magari non gli ho messo i tutori, quindi le difficoltà sono diverse e lo Stato dovrebbe, o comunque in generale, prendersi più carico di queste situazioni di disabilità gravi, perché essendo tutto sul carico del genitore, quindi del caregiver, di chi se ne occupa, è ovvio che poi, avendo tutto questo carico continuo, si finisce per ammalarsi. E nel mio caso è una fatica comunque tutti i giorni, perché prendilo, portalo in braccio, portalo in macchina, quindi è una fatica che si riversa totalmente sul genitore. Poi è pur vero che lui frequenta la scuola, per carità, però tutto il resto, portarlo a terapia, va gestito comunque dal genitore e comporta una grande fatica a livello comunque fisico, ma anche psicologico, perché andare in day hospital, stare comunque in ospedale è comunque un impegno. Tra l'altro, Ismaele ha anche un'altra sorella, per cui diverse volte mi devo organizzare su come lasciarla, perché se manco diverse settimane il papà lavora, quindi deve venire qualcuno che noi non abbiamo parenti vicini per stare con lei, organizzarla, portarla a scuola. Quindi è evidente che c'è una grande, dietro c'è una grande fatica, noi andiamo avanti, però
si fa fatica diverse volte. La mia preoccupazione più grande, se sto male un giorno, comunque pure se sto male, devo fare, perché mio figlio ha bisogno di me, non posso lasciarlo così. Quindi si fatica parecchio, ecco. Molto spesso voi vi lamentate del fatto di sentirvi da soli a combattere questa vita quotidiana che è un peso per tutti. Oltre al livello nazionale, infatti, voi cosa intervenite? Con raccolte fondi voi stessi, le stesse famiglie si organizzano. Qual è la tua esperienza in questo fatto? Sì, esatto, perché poi comunque come caregiver ti ritrovi a non poter lavorare e quindi lavorando, lavora soltanto il papà e in quel caso bisogna sopperire a tutte le spese che non sono mai sufficienti, proprio perché le terapie che vengono offerte anche dal servizio, dall'ASL, sono sempre poche rispetto a quello che dovrebbe fare Ismaele. E un bambino così ha bisogno sempre di continui stimoli, continue terapie. Quindi per poter provvedere le risorse economiche non sono mai sufficienti. Quindi noi come famiglia, nel nostro caso abbiamo fatto una raccolta fondi proprio che serve per l'acquisto di un'auto che sia attrezzata, perché al momento non abbiamo un'auto per la sedia a rotelle e non posso nemmeno utilizzarla questa sedia a rotelle. Utilizzo un altro passeggino posturale perché non ci va in macchina. Comunque hanno dei costi elevati queste auto attrezzate e in più investire su un progetto di terapia all'estero che in Italia non fanno. Questo è quello che noi vorremmo fare con questa raccolta fondi. Quindi Avete andare, avete un codice IBAN, mi sembra, per questa raccolta sì, fondi? sì, sì. La raccolta è stata fatta sulla piattaforma di GoFundMe, quindi diciamo proprio per essere trasparente. Dopodiché si può anche donare attraverso l'IBAN. La dottoressa invece se ci vuole dare una speranza. Vabbè, al di là della speranza, sicuramente Irene ha veramente, cioè, hai messo alla luce veramente tantissimi punti critici. È vero, è difficile, anche perché cioè, ora, non è stato il tuo caso, però comunque spesso queste malattie hanno bisogno di tanto tempo prima di arrivare ad una diagnosi, quindi effettivamente la famiglia deve spostarsi tanto. Purtroppo a parte la ricerca che ci può mettere tutto l'impegno e dare la massima speranza, illuminare veramente, cioè, il futuro, ci stiamo lavorando, dall'altro lato effettivamente serve anche una presenza territoriale che al momento effettivamente non c'è, quindi comunque questi pazienti, anche arrivati finalmente alla diagnosi e più o meno aspettano a volte 4-5 anni, arrivi alla diagnosi, poi comunque per affrontare tutta la tua vita ti devi spostare tanto, cioè le capisco proprio tantissimo tutte le sue difficoltà, è veramente... e alla fine, cioè, lasciatemi passare il termine, diventa, all'interno del mondo delle malattie rare la sua è una condizione comune, quindi sì, deve far fronte a tantissime difficoltà che sì, dovute a tantissimi problemi che abbiamo nella società, perché paghiamo lo scotto dei tagli sia alla sanità ma anche all'istruzione, perché poi alla fine la ricerca viene dall'istruzione e se tagli pure di là, questo è. E anche noi spesso ci usufruiamo di raccolte fondi, perché sì, perché non possiamo fare altrimenti. Quindi sicuramente da un punto di vista scientifico la ricerca è stimolante, può veramente fare tantissimo e lo sta facendo nonostante i mezzi estremamente ridotti, perché comunque ci sono dei casi di terapie estremamente avanzate, di terapie geniche, che comunque hanno permesso di correggere dei difetti genetici, quindi delle storie effettivamente felici ci sono, così come ci sono un pochino le storie felici dei farmaci orfani, che comunque sono tutti quei farmaci che per l'azienda farmaceutica non è vantaggioso continuare a commercializzare, quindi loro li tolgono dal commercio. E l'associazione Teleton ha preso, è stata la prima associazione non profit a farsi carico dello sviluppo di alcuni di questi farmaci, che proprio per questo vengono chiamati orfani, perché nessuno effettivamente li vuole, vuole mantenere lo sviluppo. Quindi per Le adesso storie possiamo felici ci dire, sono, però effettivamente sì, le risorse sono limitate. quindi possiamo dire che in effetti l'unica
domande, l'unica risposta che possiamo dare è proprio affidarci a questa raccolta fondi. Irene, un appello a poter donare, fare questo gesto che costa poco ma può dare tanta fiducia. Sì, io intanto ti ringrazio per questa intervista perché mi ha dato l'opportunità comunque di poter parlarne e magari poter arrivare a più persone possibili. Il mio invito è quello, ecco, di donare. Basta un piccolo gesto, ma per noi avete fatto tanto. E quindi grazie. Va bene, allora ci rivedremo a breve. Intanto auguri di buona Pasqua a tutti. Ciao. Grazie, auguri. Grazie.